Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci, anche ascendente pesci, se anche la luna e Venere in pesce lo vuoi guardare è perfetto così. Allora, andiamo a vedere come sarà il mese di agosto 2026, andiamo a vedere i fatti, cosa è predisposto per te nel tuo destino e poi ci andiamo a mettere il carico della nostra tarologia co-creativa, che è piuttosto uno scarico delle paure, dei condizionamenti, no? Affinché tu possa realizzare il tuo destino indisturbato, realizzando il tuo grande capolavoro di vita. Allora, per chi non ha ancora iniziato la porta dei 14 giorni, il portale di agosto, lo invito a fare, perché quella è proprio l'incarnazione del mago, della maga, della sciamana, affinché tu possa cooperare con il tuo destino e non subirlo in modalità da vittima, no? Senza fare una lettura passiva, noi facciamo una lettura co-creativa. Allora, detto questo, partiamo subito. Metto il mio promemoria qua. Chiedo al mio amante mistico, al mio spirito guida, al mio daimon, di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia la gioia della co-creazione, bellezza, amore e libertà. Energia generale del mese, 3 tarotti e un oracolo. Iniziamo così. Cosa si muove nel tuo mese di agosto e quali energie potrebbero manifestarsi nella tua vita? Gli amanti, il giudizio, e qua vieni tirata per le orecchie. Sveglia, sveglia, cioè in senso bello qua, dall'anima, perché guarda, allora qua abbiamo l'asso di spade, c'è una verità inequivocabile, quindi abbiamo gli amanti, il giudizio, asso di spade e poi carta oracolo, la porta aperta. Qua abbiamo una porta piena di forzieri d'oro. Allora, è una lettura molto bella, di grande risveglio, è una lettura che mi racconta che è arrivato il momento, non puoi più rimandare quello che la tua anima già sa, tu lo sai già. Quindi, qua abbiamo gli amanti, che non mi parla soltanto d'amore, no? Sapete che gli amanti, ho anche fatto il podcast sugli amanti che vi invito a fare in questo mese perché aprono il portale, ok? Nel viaggio erotico degli arcani, che è il corso gratuito su questo canale. Allora, parla della scelta più importante che ogni anima è chiamata a compiere. Cioè, ogni giorno scegliamo a quale voce dare ascolto. Alla paura oppure alla chiamata della nostra anima. E gli amanti ti ricordano che in questo mese sarà un mese di decisioni profonde, di decisioni che non riguardano soltanto quello che farai, ma soprattutto chi scegli di essere. E dare manforte arriva il giudizio, carta pazzesca, straordinaria, e la tromba dell'anima che chiama, no? È il momento in cui qualcosa dentro di te si risveglia e non puoi più fingere di dormire. Allora ci sono intuizioni che ormai sono mature, ci sono dei desideri che non possono più essere messi a tacere, ci sono delle verità che chiedono di essere vissute, cioè come se il tuo daimon, l'amante mistico, dicesse: ti sto chiamando da tanto tempo, riesci a sentirmi adesso? Sì, che lo senti, asso di spade. Una verità limpida, una chiarezza che taglia la nebbia. Allora qua tu avrai una comprensione profondissima, improvvisa, una decisione, una rivelazione. Magari questa cosa ti arriva a mezzo di una conversazione che fai, oppure a mezzo di un'intuizione, o di un evento, non lo so, oppure un momento in cui tutto diventa evidente alla fine. Cioè la confusione lascia spazio alla verità. La porta è aperta, forzieri pieni d'oro, ma quell'oro qui, quest'oro qui, non è soltanto il denaro, no? Rappresenta i doni, i talenti, le possibilità, l'abbondanza che la vita custodisce per chi ha il coraggio di attraversare questa porta. Cioè l'immagine è chiarissima, la porta non deve essere forzata, è già aperta.
cioè i tuoi talenti, i tuoi doni sono già lì a disposizione, anche il denaro, la prosperità, il fatto è, hai il coraggio di entrarci, perché qua dice, scegli la voce della tua anima, è tempo di risvegliarti a quello che sei venuto a realizzare ora. Una verità illumina il cammino, dissolve ogni confusione e la vita ha già preparato delle possibilità straordinarie per te. Quindi scelta, chiamata, verità. Il destino ti aspetta, cioè il tuo daimon, la realizzazione del tuo destino già ti aspetta, ok? Devi solo dire sì. Vediamo adesso qual è il tema evolutivo del mese. 2 tarocchi e un oracolo. Che cosa desidera nascere attraverso di te questo mese? Quale potenziale sta cercando di emergere con la tromba del giudizio? Vediamo. La torre. Butta via tutto. Butta via tutto. Sì, il paggio di spade. Qua c'è una nuova vitalità che emerge. Allora, vediamo cosa dice l'oracolo. Tema evolutivo del mese. Cosa desidera nascere attraverso di te questo mese? Ripulire, cioè butta via tutto, te l'ho appena detto, la carta ripulire è incredibile. Devi demolire quello che ormai è vecchio per liberare una nuova mente. Mente. La mente poetica, no? La mente del trascendente. Allora, qua quando arriva la torre, perché l'anima è diventata troppo grande per continuare a vivere una vita troppo stretta. Quindi cos'è che crolla? Un'identità. Anche la convinzione di essere fatto in un certo modo, anche un certo modo di vivere. Una relazione con te stesso crolla. Cioè qualcosa dovrà cadere, dice questa carta, perché la vita non ti sta togliendo qualcosa, ma vuole darti una libertà più autentica. Quello che nasce da questa distruzione è una mente nuova, più autentica, più vivace, più curiosa, più libera. Il paggio di spade osserva, fa domande, si mette nella posizione di imparare dalla vita, cioè non accetta più automaticamente quello che ha sempre creduto, ma fa domande, cioè dopo il crollo delle vecchie certezze nasce il desiderio di conoscere la verità, che non è quella degli altri, è la tua. Il sigillo perfetto è ripulire, ti dice che dopo ogni demolizione si fa pulizia nel tempio, si liberano gli spazi, si lascia andare ciò che non serve più. Allora questa carta ti dice non avere fretta di riempire subito il vuoto. Prima pulisci, libera, respira, perché soltanto uno spazio ripulito, quel vuoto lì, può accogliere una nuova creazione. E qua ti invito a riguardare il podcast sulla cascia che ho fatto, sull'etere, perché il vuoto è fondamentale per poter costruire qualcosa, no? Quindi dobbiamo svuotare le mani, va bene? Cioè nessuno può raccogliere un dono nuovo se tu nelle mani c'hai quello che ha già concluso il suo ciclo, insomma. Ripulire il tempio interiore affinché l'amante mistico possa finalmente, o il tuo daimon, come preferisci chiamarlo, tanto uguale, possa finalmente abitarlo, ok? Ok, adesso vediamo lavoro, denaro, missione. Andiamo a vedere cosa potrebbe muoversi concretamente nel lavoro e nel denaro e come collaborare con queste energie affinché sostengano la tua missione. Ricordando che il denaro è una conseguenza del modo in cui stai offrendo i tuoi talenti al mondo, alla vita. Il lavoro non è soltanto quello stipendiato, ma è dove metti energia quotidiana, no? Allora, lavoro, denaro, missione. 3 tarocchi e un oracolo. 7 di bastoni. 8 di spade. 4 di spade. E qua c'è una ricalibrare tutto. Fammi mettere la carta oracolo. Dove ho messo queste? Eccola.
ricalibrare tutto. Ti potresti trovare a difendere delle posizioni, qualcuno ti mette i bastoni tra le ruote, ma soltanto per ripensare e rivedere il modo in cui fai le cose. C'è la chiamata dell'anima fortissimo qua, Allora, usa la tua saggezza, ascolta la tua voce interiore, lei sa cosa fare. È proprio un cambio di strategia qua. Cioè, il messaggio è: non devi fare di più, è l'opposto, devi ascoltare di più. Cioè, allora, il 7 di bastoni è una persona che difende la propria posizione. Magari ci sarà un periodo in cui senti di dover dimostrare il tuo valore, di proteggere quello che hai costruito, però è come se questa carta perché dice la saggezza, no? È come se questa carta dicesse: ma tu stai difendendo veramente la tua missione o stai consumando energie combattendo delle battaglie che non ti appartengono? Perché? Perché qua c'è la chiamata dell'anima forte. Se tu stai combattendo battaglie che non ti appartengono, ti senti sciupato, consumato. Cioè non è l'impegno di chi fa qualcosa con passione, si sente stremato ma da godimento, no? E l'otto di spade mi fa vedere il nodo. Questa carta parla di limiti che sembrano esterni, ma sono le tue stesse convinzioni interiori che ti limitano. Dubbi, paure, pensieri ripetitivi, la sensazione di non avere possibilità. Ecco, l'amante mistico ti dice che guarda che la gabbia più difficile da vedere è quella costruita dalla tua mente. Ecco perché il 4 di spade ti dice riposa, cioè ehm, fermati, perché dal riposo consapevole nascono le cose fertili, cioè lo spazio, il 4 di spade è lo spazio necessario affinché la tua intuizione possa emergere. Cioè, quante volte crediamo che la soluzione arriva facendo di più? No, questa lettura dice il contrario, la soluzione arriva quando sai ascoltare, non fare. E infatti questa è la chiusura perfetta, perché tutta la stesa conduce qui. Non cercare continuamente risposte fuori. La tua anima ha già intuito la direzione. Quindi il problema non è la mancanza di guida, è tutto quel rumore mentale che copre la voce dell'anima, no? Quindi nel lavoro, nella tua missione, il denaro, dice: scegli con attenzione quello che veramente merita la tua energia. Vedi tutte le convinzioni che ti limitano e limitano il tuo potenziale, concediti il tempo dell'ascolto e del silenzio e la risposta che cerchi è già dentro di te. Quindi qua abbiamo un filo conduttore pazzesco, perché la torre ripulisce. E poi questa stesa ti dice: adesso non riempire subito quel vuoto con nuove battaglie, ascolta, perché la missione tua non nasce dalla lotta qua, nasce dalla connessione profonda con la voce interiore. Ed è proprio quella voce che è proprio da quella voce che nasceranno anche il lavoro giusto, le scelte giuste e come naturale conseguenza questa abbondanza qua che già ce l'abbiamo. Questa è una promessa che ti fa il daimon, no? Ok, andiamo a vedere adesso nell'amore invece cosa accade con le altre carte. Cioè, cosa potrebbe manifestarsi nell'amore? Quale relazione desidera evolvere attraverso di te? Cosa potrebbe manifestarsi nell'amore e quale relazione desidera evolvere attraverso di te? Il matto, nuovi inizi, nuovi incontri. La giustizia ci picchia. E il 9 di bastoni. Qua potresti incontrare una persona completamente folle, diversa da te, al tempo stesso però è come se fossi stanca o stanco, però arriva per giustizia divina. Però fammi mettere un'altra carta, ecco ti dico, l'oracolo, amore. Infatti c'è il dolore emotivo che ti fa mettere un po' sulla difensiva, dolore emotivo, ferita da umiliazione. Perché io qua vedo proprio un cammino di guarigione. Cioè io qua non vedo una lettura che parla solo di un incontro romantico, mi parla di una relazione che arriva per mostrarti dove il tuo cuore è ancora ferito e dove invece può rinascere. Quindi
io credo che tu incontrerai qualcuno fuori dagli schemi abituali, oppure vivrai una relazione proprio con uno spirito completamente nuovo. Ma soprattutto questo matto mi parla di una parte di te che vuole tornare libera, libero. Il matto ama senza portarsi dietro tutto il peso delle esperienze passate. La sua domanda ti fa, ma tu, eh, cioè, puoi viverti una relazione senza chiederti subito, ma questa relazione mi farà soffrire? Mi spiego che voglio dire. Con la giustizia l'energia è stupenda perché questa carta dice che il nuovo amore non può più nascere dalle vecchie dinamiche. Non basta il sentimento, serve proprio chiarezza, serve un incontro tra due persone che scelgono consapevolmente di esserci l'uno per l'altra, ma prima di tutto a se stessi. Cioè, la giustizia ti chiede la relazione che hai è davvero un equilibrio tra il dare e ricevere? Oppure uno dà di più, l'altro riceve di meno? Quindi poi arriva il 9 di bastoni, che è la memoria del corpo. Cioè questa carta mostra una parte di te che ha combattuto, una parte che ha imparato a proteggersi perché conosce il dolore. Questa non è una chiusura del cuore, è proprio una ferita che chiede di essere rispettata. Cioè, il 9 di bastoni ti dice non devi abbassare tutte le difese, devi imparare a distinguere ciò che veramente tu non vuoi dal passato. Ecco perché è importante la pacificazione del passato. Questa carta dice tutto, cioè ti arriva per mostrare quale dolore desidera essere trasformato. La ferita di umiliazione spesso riguarda il sentirsi non scelti, non riconosciuti, il non sentirsi abbastanza. E questa è una ferita che può farci cercare continuamente conferme all'esterno. E l'amante mistico con questa carta ti dice guarda che nessuno può restituirti un valore che devi prima riconoscere dentro di te. Quindi io qua vedo un nuovo modo di amare vuole nascere e quindi anche persone nuove o la stessa persona, a seconda siamo migliaia, io ti dico quello che è comune denominatore a tutti, no? Un nuovo modo di amare vuole nascere. Scegli relazioni fondate sulla verità, sull'equilibrio. Onora le tue ferite senza permettere alle tue ferite però che governino il tuo futuro e trasforma quelle ferite, la ferita dell'umiliazione, nella dignità di sapere chi sei. E come si fa? Con la... Io vi do tutti gli strumenti, ragazze e miei ragazzi, lo so che migliaia di voi lo fate, lo dico soprattutto per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi, quindi si fa alleandoti alle emozioni, con i gesti, con i mudra. Ricordati che l'anima non recepisce concetti, recepisce simboli, gesti, pratiche. È lì che il subconscio viene accompagnato per darti nuovi effetti del tuo destino, no? Quindi adesso l'amore ti dice il nuovo può arrivare, eccolo, ma prima il cuore deve smettere di provare sofferenza e accogliere il dolore passato come il potente alleato, perché il matto è pronto a saltare. La giustizia ti insegna un po' dove devi atterrare, no? Cioè devo atterrare nell'equilibrio, devo avere relazioni in equilibrio. E il 9 di bastone ti ricorda che la vera forza non è non avere le ferite, ma lasciare che quelle ferite siano tuoi potenti alleati, ok? E vediamo adesso con i miei oracoli lui-lei cosa ti dirà questa persona. Hai la possibilità di confrontarti con qualcosa di nuovo, non solo con una persona, ma anche qualcosa di nuovo dentro di te che l'altra persona, essendo veicolo del divino, ti specchia, no? Cosa ti dirà questa persona? Che ti sta aspettando. Questo è l'amore che ti sta aspettando, a patto che tu non porti quel dolore nel futuro, cioè non porti la sofferenza nel futuro. Il dolore lo devi portare come tuo potente alleato, trasformarlo in medicina. Ti sto aspettando, l'amore ti sta aspettando, lo dice anche la giustizia divina, ok? Ecco perché qua facciamo tarologia co-creativa, no? Cioè non subiamo gli eventi, questo è il potenziale per te, sta a te con libero arbitrio, ci vado incontro oppure no, oppure me lo subisco, riperpetuando sempre gli stessi errori. Questa è la differenza. Cos'altro ti dice l'amore? Non sono stato onesto, potresti avere qualcuno che non è stato onesto, ma non è non sono stato onesto nella gabbia dell'io, qualcun altro, no. Cos'è l'onestà?
Questo riguarda più te, perché l'onestà qua è gli amanti col giudizio. Stai sentendo la chiamata dell'anima e quindi ti stai relazionando con autenticità all'altra persona, nella verità. Nella misura in cui noi non ci relazioniamo con la nostra verità più profonda, senza vergognarci della bellezza che ci abita, e allora l'altro può non essere onesto, perché ci specchia la necessità noi di essere onesti con noi stessi, ok? Fammi mettere un'altra. Io non mi abbasso a mercanteggiare, cioè che cosa significa questa? L'anima dice, e quindi anche il tuo amante mistico, la sposa celeste, ti dice: io voglio emergere, io voglio gioia, io voglio equilibrio, io voglio risplendere, non mi abbasso a mercanteggiare, non mi abbasso a meno di questo. E allora se pacifichiamo queste ferite, perché le ferite che hai ti hanno portato a fare spazio nel portare il dolore come tuo potente alleato. Ok? Ora entriamo nella parte ancora più profonda della lettura, andiamo a vedere qual è il demone con cui allearti in questo mese, che sono delle forze ctonie sotterranee. Qual è la forza con cui allearti? Il demone alleato. 2 di denari, interessante, e ci mettiamo subito l'ombra con gli archetipi. Quello anche di dover tenere per forza insieme delle cose, anche se non... Fammi vedere prima l'ombra, poi ti dico l'archetipo. Ombra del mese, pesci. Maltrattatore. C'è una parte di te che ti maltratta. E una parte di te che ti maltratta, che è la tua mente razionale. Nascondi le tue paure profonde attraverso il maltrattamento verbale o fisico. Allora, quando è che noi ci arrabbiamo con qualcuno, cioè quando ci arrabbiamo con qualcuno, c'è un maltrattamento fisico verbale, dice qua, no? Perché stiamo nascondendo a noi stessi certe paure profonde. E l'aspetto luminoso è ti aiuta a far fronte alle paure interiori che ti stanno maltrattando, che ti fanno reagire male con gli altri, pensare male degli altri. È come se tenessi un po' la doppia faccia, no? Ma chi è che non l'ha fatto? Perché noi ci adattiamo alla società per non essere esclusi quando adesso l'anima ti sta chiamando a una verità più alta. Sostanzialmente mi sta parlando proprio della relazione, del modo in cui entri in relazione con le tue parti più vulnerabili. Allora, qua abbiamo torre, ripulita, ripulitura, ferite emotive, cioè... allora, questo 2 di denari mi parla di equilibrio, cioè magari il tentativo di tenere insieme molte cose contemporaneamente, che sono emozioni, responsabilità, desideri, paura. Il 2 di denari ti mostra una parte di te che cerca continuamente, continuamente, continuamente di adattarsi, di trovare il modo giusto per non far cadere nulla, per non far sapere nulla, di stare sempre così sulla soglia, no? Nell'ombra questo si trasforma in una danza faticosissima, cioè sorridere quando c'hai dentro dolore, mostrare leggerezza quando sei in difficoltà, cercare di gestire tutto senza chiedere aiuto, cioè stai spendendo molte energie per mantenere equilibrio invece di ascoltare quello che davvero ha bisogno di essere visto. L'archetipo del maltrattatore è quella voce di te dentro che diventa dura, si giudica, è spietata verso di te. È quella parte che dentro di te ti dice non sei abbastanza, dovevi fare di più, non puoi permetterti di sbagliare. E quello è il primo maltrattamento da trasfigurare. È quello che rivolgiamo inconsapevolmente verso la nostra stessa anima. Le tue fragilità sono i tuoi più potenti alleati, altrimenti l'anima non te l'avrebbe data, è come bestemmiare contro Dio. Quindi non devi combattere i tuoi demoni, devi abbracciarli, devi farci l'amore come si fa nello sciamanesimo, farci l'amore con le tue più grandi paure, con la tristezza, la rabbia, la vulnerabilità, come insegniamo sempre. Allora, dietro a quella durezza che a volte noi mettiamo c'è una parte spaventata che non ha mai ricevuto abbastanza amore. È quello il senso.
cioè trasforma il giudizio in compassione. Quindi, allora, qua mi dice che crolla tutto il vecchio. Allora, questa lettura mi sta dicendo che non basta liberarsi dalle ferite ricevute che la vita ti ha portato. Devi smettere di riprodurre dentro di te la stessa violenza, e questo è il senso. Cioè il vero atto rivoluzionario per te questo mese è imparare una nuova forma di forza, che non è quella che resiste a tutto, ma quella che sa prendersi cura della tua parte più fragile, abbracciarla, ok? Vediamo cosa ti dice l'amante mistico, il Daimon. Ma comunque, cioè, tu vai alla grande, cioè se ti applichi nella consapevolezza tu vai alla grande questo mese, è una bomba. Guarda che carte là. Allora, l'ombra del mese, scusami, il messaggio dell'amante mistico, quale messaggio desidera darti? Amore, cioè ti ho appena finito di dire che abbracciando l'emozione, la parte più fragile è l'amore, il cervo. Il cervo lo vedrai spesso in questo mese, anche tramite email e social, è l'animale guida. Sii amabile con te stessa o te stesso, guarda come sono una naturale conseguenza le carte, no? Sii amabile con te stesso. Ripara tutte le ferite con il potere dell'amore, cioè includi, do un posto nel mio cuore a questa situazione o a questa fragilità o a questa sensazione, uketamo, che non significa perdonare gli altri, non esiste il perdono in natura, cioè non possiamo perdonare, ma dobbiamo pacificare. Ecco come scegliamo di fare una tarologia co-creativa, di co-creare con il nostro destino per avere effetti totalmente diversi, realizzare un capolavoro, la porta aperta piena di forzieri. Cioè, uketamo, do un posto nel mio cuore a questa situazione, a questa persona, a questo evento, non significa che io ti perdono, che poi da lì scaturisce anche il perdono perché l'energia trattenuta si scioglie. E do un posto nel mio cuore, perché se mi è successo vuol dire che fa parte del mio destino. E allora se lo rifiuto riperpetuo sempre stesse cose, stesse cose, stesse cose, stesse cose. Quindi, come già migliaia di voi sperimentate, no? Nella realizzazione degli effetti diversi del vostro destino. E qua dice vedere la luce nelle cose, in tutte le cose, riconoscere il tuo valore e la tua grazia. Sei un essere straordinario e siccome questo mondo ci invischia, siamo invischiati di condizionamenti, di controllo, di dominio, di perfezionismo, di progresso, e allora noi entriamo in quella morale lì, la nostra mente che è fatta di quella morale lì ci strattona, ci maltratta, si guarisce con l'amore. Il tuo amante mistico già ti sta dando tanto amore, sentilo, in ogni cosa che vivi, in ogni immagine che vivi c'è amore. Ok, allora vediamo adesso la disposizione interiore, cioè quale disposizione interiore ti permetterà di collaborare con quello che agosto desidera far nascere attraverso di te. Il nuovo inizio. Questo è il matto. C'è tempo, tuttavia c'è tempo per aggiustare o iniziare di nuovo. Senti la vita che fluisce liberamente attraverso il tuo essere. Tutti i tuoi desideri possono farsi realtà nel potenziale creativo di un nuovo inizio. Sentiti come se fossi all'inizio della tua più grande opera d'arte, perché questo mese è proprio l'inizio della tua grande opera d'arte. Ok? Ragazze e miei ragazzi, quindi rituale della porta di agosto. Come rituali vi hanno consigliato anche il matto, gli amanti prima di tutto, gli amanti, il matto, fortissimamente forte, e questi sono i principali, ok? Quindi, ragazze e miei ragazzi, io vi abbraccio forte forte,
E concludo qui, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano.